sapere qual è stata la vera ricchezza di Siracusa? Venite con me! Il nome stesso di Siracusa non mente, esso deriva infatti dal siculo siraco, che vuol dire abbondanza d'acqua, per via della presenza nell'area di zone paludose e di acqua dolce. L'isola di Ortigia fu scelta dai corinzi guidati da Archia per svariati motivi: una posizione centrale sul Mediterraneo, la presenza di due porti naturali, un fiume navigabile, ossia l'Anapo, ma soprattutto l'abbondante presenza di acqua dolce su tutta l'isola. Una prova è data dalla fonte Aretusa, ossia uno sfogo esterno di una falda che alimenta il fiume Ciane. La fonte, di forma semicircolare, ospita un laghetto con al suo interno un papireto, che assieme a quello del fiume Ciane rappresenta l'unico papireto in Europa. Non molto lontano dalla fonte Aretusa vi è un altro sfogo di acqua dolce, situato in un ipogeo, adibito anticamente a conceria e riutilizzato in tempi più recenti come lavatoio. Ma non è tutto. Sull'isola si possono notare diversi ipogei dove è presente acqua dolce in maniera copiosa, come per esempio l'ipogeo di San Filippo, un pozzo di età greca scavato nella pietra, riutilizzato in epoca trecentesca dagli ebrei come mikveh, ossia un bagno per i riti di purificazione. A testimoniare la massiccia presenza ebraica qui a Siracusa è inoltre il mikveh di Casabianca, bagno ebraico scolpito nella pietra datato VI secolo d.C., costituito da ben 5 vasche, considerato come il più antico bagno delle sinagoghe europee, nonché uno dei più integri. Un altro sfogo di acqua dolce è presente anche al castello Magnace, nei cui sotterranei vi è un pozzo conosciuto come il Bagno della Regina. Nel V secolo a.C., con l'ampliarsi della città divenuta Pentapoli e l'aumento della sua popolazione che raggiungeva l'altopiano di Teracati e tendeva a ramificarsi verso l'Epipoli, fu necessario un maggior approvvigionamento di acqua dolce, tanto che furono creati degli acquedotti per il trasporto dell'acqua potabile. Sfruttando la pietra locale, dal facile intaglio, fu realizzato l'acquedotto Galermi, un'opera monumentale di ingegneria idraulica costruito nel 480 a.C. Con una lunghezza di circa 30 km con un dislivello costante, esso prende le acque dai Monti Blei, presso Pantalica, dal torrente Calcinara, fino a raggiungere la Neapolis. Non molto lontano da esso, sul colle Temenite, vi è inoltre la Grotta del Ninfeo, che rappresenta lo sbocco esterno di una delle 3 canalizzazioni del vasto complesso Epipoli Teracati. Se originariamente questa grotta fu utilizzata dagli attori e i musicisti per le abluzioni e più avanti come lavatoio, nel 1576 il barone Pietro Gaetani di Sortino, sfruttando l'acqua del Ninfeo, fece costruire dei mulini a ridosso del teatro greco per la molitura del grano. Ad oggi, del complesso dei mulini, conosciuto come Mulini di Galerme, è rimasta la casa dei Mugnai. Anche a Santa Panagia vi è uno sfogo di acqua dolce, conosciuta come la Sorgente delle Colombe, una delle sorgenti più basse di Siracusa, conosciuta già in antichità e raggiungibile o via mare o tramite una scala intagliata nella roccia. Curioso è che presso la sorgente ci si trova circondati da basamenti lavici. Questi sono da collegare a un antico vulcano sottomarino appartenente al Cretacico. Interessante è inoltre la riserva del fiume Ciane, un percorso lungo questo fiume che scaturisce dalle Testa di Pismotta e Testa di Pisma, quest'ultima situata vicino alla fonte Ciane, un laghetto circolare presso le cui sponde si sviluppa rigogliosa la pianta del papiro. Qui il Ciane si incontra con il fiume Anapo per sfociare nello Ionio, presso il Porto Grande. Nei pressi della foce si possono ammirare inoltre le saline di Siracusa, testimonianza storica dell'attività estrattiva del sale e che oggi rappresentano una zona di transito di numerose specie migratorie. Ciao!